Ogni cosa che vive deve morire, ma non ogni cosa che muore è perduta. Benvenuti su Sussurri dal Mito, che la pace sia nei vostri cuori, viandanti curiosi, che osate prestare orecchio alle voci antiche che giungono da oltre la soglia del visibile. Vi parlo da un trono scolpito nella roccia eterna, situato oltre l'orizzonte occidentale, dove il sole muore ogni sera per poter rinascere all'alba. La mia voce risale dagli abissi insondabili del Duat, il regno sotterraneo di cui detengo le chiavi d'oro e lo scettro del comando. Io sono Osiride, colui che porta la corona Atef adornata di piume di struzzo, il signore del silenzio, il giudice supremo che attende pazientemente ogni anima al termine del proprio viaggio terreno. Molti di voi conoscono il mio nome, lo hanno visto inciso sui papiri fragili o scolpito nella pietra dura dei templi che il vento del deserto ha eroso per millenni, ma pochissimi, comprendono davvero cosa significhi osservare lo scorrere del tempo con gli occhi di chi ha conosciuto la morte ed è tornato per regnare sulla vita eterna. Qui, nelle immense aule del giudizio, l'aria è perennemente ferma, profumata di incenso, mirra e loto nero, e l'unica luce proviene dallo splendore abbagliante della verità, la sacra piuma di Ma'at, contro cui ogni cuore umano deve essere pesato. Non abbiate timore di queste ombre avvolgenti, poiché esse sono solo il rifugio sicuro di chi ha terminato le proprie fatiche sotto il sole cocente. Sono qui per narrare, per tessere nuovamente le fila dorate di un passato che per voi è storia remota, ma che per me è un ricordo vivido, pulsante e caldo, come il sangue che un tempo scorreva nelle mie vene mortali, prima di divenire un dio pallido, avvolto nelle bende di lino e profumato di unguenti sacri. Ero un re in carne ed ossa. Camminavo sulla terra nera, la fertile Kemet, sentendo il calore benedetto di Ra sulla pelle e godendo dell'abbondanza che le inondazioni del Nilo donavano al nostro popolo. Era un'epoca d'oro, distante migliaia di anni dal vostro presente. Un tempo in cui l'armonia regnava sovrana e gli dei camminavano tra gli uomini, insegnando loro l'arte dell'agricoltura, la legge celeste e la civiltà. Eppure anche nella luce più splendente si annidano le tenebre più insidiose. La mia storia, quella che mi appresto a svelare con la calma di chi ha l'eternità a disposizione, non è soltanto un racconto di gloria e splendore regale. È una tragedia intessuta di invidia fraterna, di un amore coniugale capace di sfidare l'impossibile e di una rinascita mistica che ha cambiato per sempre il destino del cosmo. Immaginate dunque di sedere sulle rive del grande fiume mentre le canne di papiro frusciano mosse da una brezza leggera e il cielo si tinge di sfumature viola e indaco. Chiudete gli occhi e lasciate che il mondo moderno svanisca nel nulla. Ascoltate il mormorio dell'acqua che scorre inarrestabile verso il mare, portando con sé i segreti di dinastie dimenticate. È lì, in quel paesaggio antico, prima che il sarcofago divenisse il mio giaciglio, che tutto ebbe inizio. Preparate il vostro spirito, perché stiamo per varcare la soglia del mito. Varcate la soglia del mito, dunque, e lasciate che la mia voce vi guidi a un tempo in cui gli dei camminavano sulla terra bruna d'Egitto, non come ombre evanescenti, ma come sovrani di carne, sangue e potere divino. Io sono Osiride, colui che è eternamente buono, il Signore dell'Occidente, ma prima di sedere sul trono del giudizio nel Duat, fui un re sotto il sole cocente di Ra. Ricordo quel tempo come se fosse un solo, lungo respiro dorato. L'Egitto, la mia amata Kemet, non era ancora segnato dalle cicatrici della contesa. Sotto il mio scettro, il mondo conosceva l'ordine, quella che noi chiamiamo Ma'at,
un equilibrio perfetto tra il cielo stellato e la terra fertile. Immaginatevi campi di grano così vasti da sembrare un mare dorato increspato dal vento, dove ogni spiga era gonfia di vita, promessa di un raccolto che avrebbe saziato ogni bocca, dal più umile dei contadini al più nobile dei sacerdoti. Io camminavo tra la mia gente, insegnando loro l'arte dell'aratro e della falce, mostrando come il limo nero, dono del grande fiume, fosse la carne stessa della terra, pronta a nutrire i semi della civiltà. Non ero un dio distante, assiso su nuvole irraggiungibili. Le mie mani conoscevano la ruvidità della corteccia della vite e la freschezza dell'uva appena premuta. Accanto a me, luminosa come la stella Sirio all'alba, regnava Iside, mia sorella e sposa, la cui saggezza superava quella di ogni scriba. Insieme eravamo l'unità perfetta, il maschile e il femminile intrecciati come le fibre di un papiro, indissolubili e armoniosi. Ma ogni luce proietta un'ombra, e la mia era lunga, scura, e portava il nome di Set, mio fratello, il signore del deserto rosso, della tempesta, della forza bruta che non conosce freno. Non serbavo rancore verso di lui, poiché credevo ingenuamente che anche il caos avesse il suo posto nell'ordine delle cose, che la sabbia rovente fosse necessaria quanto l'acqua fresca. Quanto mi sbagliavo, la sua invidia non era un fuoco che bruciava rapidamente per poi spegnersi. Era un veleno lento, simile a quello di un aspide nascosto nel cesto dei fichi, che corrompeva il suo sangue giorno dopo giorno, anno dopo anno. Ricordo la sera in cui tutto cambiò. L'aria era ferma, pesante, carica di un presagio che solo gli animali sembravano cogliere. I cani ululavano ai margini del deserto e gli ibis avevano smesso di cantare. Set aveva organizzato un banchetto in mio onore. Diceva di voler celebrare il mio ritorno da una lunga campagna di civilizzazione nelle terre barbare, dove avevo portato la legge non con la spada, ma con la musica e la parola. Entrai nella grande sala del suo palazzo, adornata con un lusso che sfiorava l'ostentazione. Torce imbevute di oli profumati alla mirra e al loto proiettavano ombre danzanti sulle pareti affrescate, dove scene di caccia e guerra celebravano la forza fisica, la violenza che Set tanto amava. C'erano 72 cospiratori quella notte, 72 volti sorridenti che nascondevano pugnali nelle loro intenzioni. Il vino scorreva a fiumi, rosso e denso come il sangue che presto sarebbe stato versato, e la musica dei flauti e delle arpe cercava di coprire la tensione palpabile che vibrava sotto la superficie dell'allegria. Io, nella mia benevolenza, o forse nella mia cecità, brindai alla salute di mio fratello, guardandolo negli occhi rossi come le braci ardenti, cercando invano una traccia dell'amore fraterno che ci aveva uniti nel grembo di nostra madre Nat. Fu allora che Set fece portare il dono. Non era un gioiello, né un'arma, ma un forziere. Mai, in tutta la mia esistenza, avevo posato lo sguardo su un oggetto di tale, letale bellezza. Era scolpito nel legno di cedro più pregiato del Libano, intarsiato con ebano, avorio e oro puro. I geroglifici incisi sulla sua superficie non erano semplici decorazioni, ma incantesimi di protezione e conservazione, intrecciati con immagini di divinità minori che sembravano osservare la scena con occhi di lapislazzuli. Il profumo del legno era inebriante, un misto di resina antica e spezie rare che stordiva i sensi. Seth, con un sorriso che non toccava i suoi occhi feroci, annunciò che quel magnifico sarcofago sarebbe appartenuto a colui che, stendendovisi dentro, lo avesse riempito perfettamente con il proprio corpo. Era un gioco, diceva, un divertimento innocente per allietare la serata. Uno dopo l'altro, i cospiratori si adagiarono nel forziere. Per alcuni era troppo corto,
per altri troppo stretto, per altri ancora troppo profondo. Recitavano la loro parte con maestria, ridendo e scherzando sulla loro inadeguatezza, ma io potevo sentire l'elettricità statica della trappola che stava per scattare. Quando toccò a me, il silenzio calò sulla sala come un sudario. Mi avvicinai al cofano, ammirandone la fattura. Non sapevo, anime in ascolto, che le misure di quel letto di morte erano state prese sulla mia ombra mentre dormivo, rubate al mio riposo per costruire la mia prigione. Mi stesi all'interno. Il legno era fresco contro la mia pelle, la seta del rivestimento morbida come una carezza materna. Mi adattai perfettamente, come l'acqua prende la forma del vaso. È perfetto, sussurrai, e in quel momento il destino dell'Egitto fu sigillato. In un battito di ciglia, i 72 cospiratori si precipitarono sul coperchio. Il tonfo del legno pesante che si chiudeva sopra di me fu il suono della fine del mio regno terreno. Sentii il rumore dei chiodi martellati con furia, colpi sordi che rimbombavano nel mio petto come tuoni, e poi il sibilo rovente del piombo fuso, versato nelle fessure per sigillare ogni spiraglio d'aria, ogni speranza di fuga. Il buio divenne assoluto, denso, soffocante. L'aria iniziò a mancare quasi subito e il mio respiro divenne affannoso, un rantolo disperato contro l'inevitabile. Non morii subito. Gli dei non si spengono con tale facilità. Fui sollevato, sballottato mentre trasportavano la cassa verso il Nilo. Sentii il freddo dell'acqua penetrare attraverso il legno. Sentii il momento in cui fui abbandonato alla corrente. Il fiume, che avevo tanto amato e governato, divenne il mio carceriere e il mio custode. Cullato dalle onde, scivolai in uno stato sospeso, una semicoscienza in cui il tempo perdeva ogni significato. I giorni divennero notti, le stagioni si rincorsero senza che io potessi vederle. Ero prigioniero del mio stesso cadavere, un re sigillato in una bara d'oro, trascinato verso il grande verde, il mare. Andai alla deriva per un tempo che parve infinito, fino a raggiungere le coste di Byblos. Lì, il potere della vita che ancora risiedeva in me fece un ultimo miracolo, o forse fu la natura stessa a voler proteggere il suo signore caduto. Un albero di tamerice, robusto e rigoglioso, crebbe attorno al sarcofago, inglobandolo nel suo tronco possente, nascondendolo al mondo e agli occhi degli uomini. Divenne una colonna vivente, un pilastro di segreti. Il re di quella terra, ignaro del tesoro macabro che l'albero custodiva, lo fece abbattere per farne una colonna nel suo palazzo. E così io rimasi lì, immobile, muto testimone di una corte straniera, avvolto nel legno profumato, mentre la mia anima gridava il nome di Iside attraverso l'etere. E Iside mi udì. Oh, la potenza dell'amore di mia moglie! Non vi è magia più grande, né nei cieli né negli inferi. Ella percepì il mio lamento silenzioso attraverso le distanze, sentì il vuoto che la mia assenza aveva lasciato nell'universo. Si tagliò i capelli in segno di lutto, indossò abiti da vedova e vagò per il mondo alla mia ricerca, senza riposo, senza tregua. Quando infine giunse a Byblos e mi liberò dalla colonna, quando aprì il forziere e pianse sul mio volto pallido e freddo, credetti che il mio tormento fosse finito. Il suo pianto si trasformò in un soffio vitale, le sue ali di falco batterono l'aria per ridarmi il respiro. Per un istante, solo un istante fugace, aprii gli occhi e vidi il suo volto bagnato di lacrime, bello come la luna piena. Ma il destino e la malvagità di Seth non avevano ancora esaurito il loro veleno. Riportato in Egitto e nascosto nelle paludi del delta, tra quei papiri che ora sentite frusciare, fui lasciato incustodito mentre Iside andava a cercare gli altri dei per aiutarmi. Seth, cacciando al chiaro di luna,
trovò il nascondiglio. La sua furia, nel vedere che la morte non mi aveva trattenuto, fu apocalittica. Non si limitò a uccidermi una seconda volta. Volle cancellarmi dall'esistenza, smembrare l'idea stessa di Osiride affinché non potesse mai più ricomporsi. Con la sua spada di ferro meteorico, il metallo che cade dal cielo e porta distruzione, si avventò sul mio corpo inerme. Non sentii dolore fisico, poiché ero già oltre la soglia della vita, ma sentii lo strazio dell'anima che veniva lacerata. 14 pezzi. In 14 brandelli di carne e osso fui diviso, e ogni pezzo fu scagliato lontano, in ogni angolo d'Egitto, gettato nel fiume, affinché i coccodrilli e i pesci se ne cibassero. La mia unità fu distrutta, la mia integrità violata nel modo più profondo e sacrilego. Io, che ero l'uno, divenni i molti, disperso come pula al vento. Il dolore di quella frammentazione è indescrivibile. Immaginate di essere coscienti in 14 luoghi diversi contemporaneamente, di sentire il freddo del fondo del fiume in un luogo, il calore della sabbia in un altro, l'umidità della palude in un terzo. Ero ovunque e in nessun luogo. Ero il caos che avevo cercato di arginare. L'Egitto stesso pianse, il Nilo si prosciugò, le messi avvizzirono, la luce del sole divenne scialba e malata. Senza di me, la vita vegetale si rifiutava di crescere e la carestia allungò le sue dita scheletriche sul popolo che avevo amato. Ma ancora una volta Iside si oppose all'oblio. Con una pazienza che sfida i secoli, viaggiò su una barca di papiro attraverso tutto il regno, cercando ogni singolo frammento del mio essere. Ad ogni pezzo ritrovato erigeva una tomba per confondere Set, ma conservava la reliquia con la magia più potente. Trovò la mia spina dorsale, le mie mani, il mio cuore. Trovò tutto, eccetto una parte, divorata da un pesce del Nilo, simbolo che la perfezione terrena era ormai perduta per sempre e che non avrei mai più potuto regnare tra i vivi come un uomo completo. Fu allora che Anubis, il signore delle necropoli, si unì a lei. Insieme compirono il primo e più grande di tutti i riti. Ricomposero le mie membra, le unsero con i 7 oli sacri, le avvolsero in bende di lino finissimo, intessute di preghiere. Crearono la prima mummia, il simulacro dell'eternità. Iside, trasformandosi in un nibbio, aleggiò sopra il mio corpo ricomposto e, con un battito d'ali carico di magia sessuale e divina, concepì da me, dal mio spirito risvegliato, un figlio, Horus, colui che avrebbe vendicato mio padre. In quel momento io aprii gli occhi per l'ultima volta, non sul mondo fisico, ma su una realtà più vasta, più profonda. Non ero più il re della terra nera e del grano verde. La morte mi aveva trasformato. Il mio volto era divenuto verde come la vegetazione che rinasce dopo la piena, nero come il limo fertile della tomba. Avevo attraversato l'oscurità più profonda. Ero stato tradito, ucciso, smembrato e ricomposto. Avevo conosciuto il segreto della distruzione e della rinascita. Capii allora che il mio posto non era più sul trono di Menfi, a governare i vivi con le loro piccole dispute e i loro giorni brevi. Il mio destino era divenuto eterno. Scesi nelle profondità della terra, verso le sale silenziose del Duat, dove non esiste né ieri né domani, ma solo un eterno presente. Lì, nella sala delle 2 verità, eressi il mio nuovo trono. Non un trono di legno e oro, ma di giudizio e stabilità incrollabile. Divenni il Signore dei morti, la speranza di ogni anima che al termine della vita trema di fronte all'ignoto. Guardate ora il fiume che scorre davanti a voi, ascoltate il fruscio dei papiri. Quello che vedete non è solo acqua e piante, è la storia del mio corpo, del mio sangue, della mia sofferenza e della mia vittoria sulla morte stessa. Ogni anno,
quando il Nilo si gonfia e inonda la terra. È il mio umore che ritorna per nutrire l'Egitto. Quando il grano germoglia, sono io che rinasco in miliardi di steli verdi. Set può avermi ucciso, può avermi fatto a pezzi, ma non ha compreso la verità fondamentale. Non si può uccidere ciò che è ciclo, ciò che è vita. Io sono il grano che muore per diventare pane. Sono l'uva che viene schiacciata per diventare vino. Sono la promessa che dopo ogni tramonto c'è un'alba e dopo ogni morte, per chi ha il cuore leggero come una piuma, c'è una nuova vita nei campi dei giunchi. Così, mentre il cielo sopra di voi si scurisce completamente e le prime stelle iniziano a punteggiare la volta celeste come diamanti su velluto, sappiate che non siete soli nell'oscurità. Io sono lì, nell'Occidente, ad attendere. La mia storia non è una favola per bambini, è la mappa dell'anima umana, il viaggio che ognuno di voi dovrà intraprendere un giorno. Ma non temete la notte, viaggiatori dei tempi moderni, perché io ho percorso quella strada prima di voi, ho domato i mostri del buio e ho tracciato il sentiero verso la luce eterna. Ascoltate, il vento porta ancora il mio nome tra le dune, Usir Vennefer, il risorto. E finché ci sarà qualcuno disposto ad ascoltare i sussurri dal mito, io non morirò mai veramente. Poiché io sono il respiro stesso della terra che calpestate, la linfa vitale che scorre invisibile sotto la crosta del mondo visibile. Quando osservate il Nilo inondare le sponde, portando il limo nero che dona la vita, sappiate che quello è il mio sangue che nutre l'Egitto e il mondo intero. Io sono il verdeggiante, colui che conosce il segreto del grano. Esso deve essere sepolto nel buio, deve apparentemente morire, per poter rinascere moltiplicato e sfamare le genti. Così è per voi, anime in cammino. Le vostre cadute, i tradimenti subiti da fratelli invidiosi o dal fato avverso, non sono la fine del vostro racconto, ma il capitolo necessario per la vostra trasformazione. La mia amata Iside, con la sua magia fatta di lacrime e devozione, non ha soltanto ricomposto le mie membra sparse. Ella ha insegnato all'universo che l'amore è il collante supremo, capace di sfidare la distruzione e di vincere sulla morte stessa. Voi siete fatti della stessa sostanza delle stelle e del fango, e come me potete essere spezzati e poi ricostruiti, più forti, più nobili, eterni. Non guardate dunque all'Occidente, alla terra del tramonto dove io regno sovrano, con tremore o angoscia. La sala delle due verità vi attende non come un luogo di punizione, ma come uno specchio di purezza. Lì, di fronte ai 42 giudici, il vostro cuore sarà posto sul piatto della bilancia e sull'altro piatto vi sarà la piuma di Ma'at, la verità e la giustizia cosmica. È un momento di silenzio assoluto, dove le menzogne del mondo si dissolvono e rimane solo ciò che siete realmente. Se avrete vissuto con rettitudine, se avrete offerto acqua all'assetato e pane all'affamato, il vostro cuore sarà leggero come quella piuma e le porte dei campi dei giunchi si apriranno per voi. Lì, dove il raccolto è sempre abbondante e la brezza è dolce, ritroverete coloro che avete amato e perduto in una beatitudine che non conosce lo scorrere del tempo né il dolore della separazione. Alzate ora gli occhi al cielo notturno. Quando vedrete la costellazione che voi chiamate Orione sorgere all'orizzonte, sappiate che è il mio Ba, la mia anima, che veglia su di voi. Io sono la costanza nel cambiamento, la promessa che dopo ogni notte sorge un nuovo sole e che la morte non è un muro, ma una porta. Portate questa consapevolezza nel vostro cuore mentre proseguite il vostro viaggio attraverso i giorni che vi sono concessi.
Siate giusti, siate veri e non temete le ombre, poiché ogni ombra è solo la prova che esiste una luce. Il mio racconto ora tace affinché il vostro possa continuare, scritto con le azioni della vostra vita. Che la pace scenda su di voi come la rugiada del mattino e che il vostro cuore rimanga saldo e leggero per l'eternità.